Io dare tua moglie 40 cammelli. Eccoci qua nelle famosissime scogliere di Dover. Si sfrange contro la Francia. Questa strada fa veramente cagare, una bocca unica. Ho zucca e non c'è un turista. Comincia anche a fare un caldo importante. Perché da qui in poi c'è niente, c'è veramente poco. Porta d'ingresso del Western Sahara. Ora vi spieghiamo meglio. Laviamo i vetri e via che si parte. Un altro giorno, un'altra avventura. Sì. Oggi ci spostiamo, ho fatto un po' di mare, un po' di relax, operazioni preliminari, pulitura dei vetri, giro attorno per vedere se tutto è a posto, eccetera, eccetera. E dopodiché adesso partiamo e andiamo a vedere delle scogliere che ci sono qua vicino. Si chiamano Lexira e Sidifni, che sono delle scogliere dove c'è anche un arco. Qualcuno è crollato e qualche arco dovrebbe essere ancora in piedi. Comunque è una zona carina da vedere, proprio turistica, però insomma naturalesse, diciamo così. Dopodiché ci spostiamo all'interno e andiamo a Guelmim, che è un paesino, sperando che non faccia troppo caldo perché oggi le temperature dovrebbero alzarsi. Non so se vi ricordate quando si dice, quando eri in spiaggia arrivava il marocchino e ti diceva io dare tua moglie 40 cammelli. Facevano una cosa del genere, che era un po' una battuta, ma in effetti è vero. O meglio, c'è questo mercato di cammelli dove in teoria si può anche scambiare una persona per cammelli, quindi vediamo quanto mi danno per Marina, ok? Spero di portare a casa più cammelli possibili e se mi vedete solo ci sono riuscito. Vabbè dai ragazzi, a parte le battute, operazioni preliminari e partiamo. Salutiamo anche i nostri amici che avete visto poco fa, qualche secondo fa, per noi è passato un giorno e quindi niente, andiamo. Momento privato, ci salutiamo, se non ve lo faccio vedere. Se no c'è gente che piange, un casino, guarda. Lasciamo stare tristi. Che fanno? Beh. Dai. Quanti ce ne sono ancora? Vedete? Posso andare? Finite, vai. Grazie ragazzi. Come No, c'è semaforo. ancora una. La ritardataria. Ah, e questa ha fatto un'altra strada. Le ho contate tutte. E non... Ostia, un asino in mezzo alla strada. Ah, che bravo che ti sei spostato. Però stai fermo lì, Stiamo testando il rumore. Devo dire che come prima sensazione è un calo e un ovattamento del rumore e devo dire che riusciamo a parlare bene. Abbiamo fatto le prove ovviamente con l'iPhone e siamo scesi di un 15-20 decibel. Quindi direi per la spesa che abbiamo fatto i primi risultati sono buoni. Adesso poi viaggiando sicuramente ci accorgeremo se abbiamo ancora mal di testa o no. Cosa ne pensi tu, Mari? Ma anche a me sembra che in un principio sentiamo meno vibrazione, meno rumore metallico e quindi a parte che adesso stiamo facendo una pendenza del 30%, Che devo scalare. io adesso prenderei un attimo dallo schermo del telefono l'applicazione dei decibel. Qui sopra davanti prima era più di 100, qui sotto dove c'è il motore, vabbè quando io parlo si alza, ma qui addirittura meno, ora lo avvicino. Eccoci qua nelle famosissime scogliere di Dover. Dove? Dove l'Oceano Atlantico si sfrange contro la Francia. Ma parlano francese comunque, sappio che non mi sto sbagliando. Vabbè dai, stavo scherzando, siamo a Lexira in Marocco, giusto perché magari qualcuno di voi ci ha creduto. Spero di no. Se non fosse presto
Questi ristoranti ti piacerebbero? Sì, ma mi piace meno questa cacchio di salita da rifare dopo. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. È una particolarità questo piccolo villaggio di pescatori. Le case sono proprio appiccicate e ricavate dalla roccia, carino. Non so se hai fatto una zoomata lì. Una roccia stranissima, è sabbia color porpora e pietre incastrate. Mi sa che dobbiamo fare la ripresa da qua perché si sta alzando l'alta marea e dopo non passeremo più. Qua. Sta arrivando adesso. Dai, 2 foto veloci e andiamo. Non so se notate che esattamente qualche secondo fa nel video avevo i capelli lunghi e adesso li ho corti, perché ci siamo fermati a fare l'acqua, c'era un bel posto per sedersi, dell'acqua bella tiepidina, ho detto vabbè, mi faccio che tagliare i capelli on the road e basta, mi sono sciacquato lì direttamente. Spettacolo. Ma adesso che è ben rasato, Mauri varrà più o meno cammelli di prima? Guarda che sono io che vendo te, non tu che vendi me. Lo scopriremo a breve. Io voglio sapere se vale più Mauri in cammelli o il camper, perché voglio vedere se posso... Ti dà un poco per il camper. Ah, e per te invece tanti? Con quello che valgo. Vabbè, a breve lo scopriremo. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I Siamo dentro il loro suc e non c'è un turista. Beh, e niente, andiamo a vedere se ci sono i cammelli, non credo per oggi. singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Mari, sono rimasti pochi cammelli, non si possono fare affari oggi. Cammelli o dromedari? Questi sono dromedari. Niente ragazzi, purtroppo a Ramadan c'è poco, però vabbè, questo è sostanzialmente lo spazio dove appunto i vari venditori di cammelli fanno le aste. Infatti se tu guardi lì c'è una sorta di palco in cemento dove battono all'asta i vari cammelli. È il bello e il brutto del Ramadan, nel senso che ci sono cose particolari per il Ramadan e purtroppo alcune cose caratteristiche come questa vengono un po' meno, però vabbè, qualcosa abbiamo visto. Abbiamo fatto nel frattempo un po' di spesa, abbiamo speso un totale di 3 euro comprando le olive che costano solo queste 70 centesimi. E niente, adesso finiamo il giro, vediamo se troviamo ancora qualcosa e ci andiamo a trovare un posticino tranquillo dove poter passare la notte, magari in spiaggia. Comincia anche a fare un caldo importante. Questa città non offre nient'altro a parte il mercato, quindi dobbiamo spostarci. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Stiamo percorrendo circa 150-170 km in direzione sempre sud e stiamo entrando nella zona desertificata. È scomparso il verde, ci sono dei cespugli verde scuro ed inizia a esserci questa piana e questa lingua di asfalto dritta che è l'autostrada che stanno costruendo per andare verso sud. Stanno raddoppiando la carreggiata e stanno facendo 2 corsie per ogni senso di marcia.
ed è una cosa un po' mistica, nel senso che c'hai chilometri e chilometri e chilometri di roba dritta e questa lingua d'asfalto e poi queste due montagne ai lati con sabbia e roccia. Bello. Abbiamo una piccola duna di sabbia, sarà alta 200 metri, più o meno. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Ragazzi, siamo in un punto cruciale del viaggio. Siamo a Tantan, porta d'ingresso del Western Sahara. Ora vi spieghiamo meglio. Allora, perché siamo venuti qua a Tantan, un posto desolato sulla costa? Perché abbiamo fatto circa 150 km nell'entroterra, quindi abbiamo iniziato a assaggiare quelle che sono le prime dune, piccoline, non c'è piccoline un cazzo, quelle belle dune grosse. Questo è uno dei punti dove normalmente ci si ferma a fare un po' di rifornimento di acqua e cibo, perché da qui in poi c'è niente, c'è veramente poco. C'è qualche casa o qualche distributore di benzina, ma poco. E da qui in poi ci spostiamo e andiamo nel West Sahara, che è una parte di Marocco che non sapevamo se avremmo visitato, fino all'ultimo siamo stati in dubbio, perché ci sono dei pro e dei contro. È sempre Marocco, non è che c'è un vero e proprio confine, però molte cose cambiano. Prima di tutto ci possono chiedere un documento che si chiama Fiche de Police, che noi non ci abbiamo. Vabbè, ma insomma, gli amici viaggiatori ci hanno detto che lo puoi scrivere su un pezzo di carta, insomma, e passi. Se ce lo chiedono lo faremo. Seconda cosa, le pompe di benzina. Ce ne sono poche, devi fare comunque il pieno abbastanza. E poi in mezzo alla strada ci sono, come posso dire, della gente che li vende coi bidoni. Sono dei rivenditori abusivi. Diciamo così, quindi non sai esattamente cosa ti danno. E quindi abbiamo dovuto informarci bene di quanti benzinai ci sono da qui fino al sud. Calcolate che io ho un'autonomia di 400 km per stare tranquillo, facendo anche qualche salitina, 450 volendo, e ho 10 litri che sono quelli del cinepasto che eventualmente posso usare. Un altro problema da affrontare era il clima in questa zona del Marocco. Esatto, siccome noi non abbiamo l'aria condizionata, anzi se qualcuno vuole eventualmente fornircene una, no, a parte le solite battute, non sapevamo se iniziava a fare caldo e quindi volevamo evitare di cuocere per strada. Uova Soprattutto sto ancora testando il camperozzo qua dietro, a lungo termine devo dire che si sta comportando bene, ma qualche difettuccio però. Invece il clima, cosa mi dici? Ventilato. In costa rimane ventilato e fin dove dobbiamo andare noi rimarrà così, sì. Quindi non si muore di caldo. Esatto. L'altro tema collegato al clima è il problema zanzare. Non ce ne sono, noi invece avevamo paura, o meglio pensavamo fossero tante zanzare. Siccome non abbiamo ancora zanzariere montate, robe varie, ho detto vorrei evitare di pigliarmi la malaria con una zanzara. In questa zona non c'è rischio malaria, la zona malarica inizia dal Senegal in giù, quindi qui non c'è problema. Che famo? Quindi quello che volevamo fare, che è un po' come un sogno, una meta, non perché ci sia chissà cosa da fare, ma proprio perché concettualmente è proprio il sud del Marocco, è il raggiungimento di Dakhla. Esatto, Dakhla è, se guardate sulla mappa, è una specie di piccolo tacco, prolunga che esce. Penisola. Sì, una penisola, ha ragione lei, quei giugiacci. Una penisola che esce, famosa perché è un punto di arrivo e di partenza per poi andare in Mauritania, e appena dopo c'è il Tropico del Cancro, che vorremmo andare ad attaccare un'etichetta, il nostro adesivo anche lì, che si fa. Esatto. E state con noi, ora ci andiamo e adesso ci andiamo.
Allora, siamo usciti per mangiare delle sardine perché volevamo delle sardine. Poi passandoci è stato il titolare che ci ha chiamato dentro il ristorante, ha detto se avete un po' di tempo fermatevi qua. E poi, va bene, siamo fermati e la prima cosa che ci ha portato, ma senza chiedere nulla, è la rira, che è la loro zuppa tipica che mangiano nel Ramadan. Io l'ho già assaggiata. Vai, che prova. È buonissima. È buonissima. Di cosa sa? Di cosa è fatta? Di Che ne pollo? so? Non saprei spiegarti. Non era quello che ci aspettavamo di mangiare. Fa niente. Va benissimo. Bonjour à tout le monde. Je suis Marie. E basta, è tutto il francese è questo. Siamo in partenza, o meglio, siamo già partiti, siamo in direzione sud. Stasera c'è la live con voi, eravamo per una sosta tecnica in un camping, con wifi tutto comodo, però no, siccome i chilometri sono tanti da fare, abbiamo deciso comunque di muoverci, iniziare a fare i primi 100-120 oggi, vediamo dove arriviamo, se abbiamo una buona connessione internet, perché stasera appunto vogliamo stare con voi, a tutti i costi, e quindi cercheremo la wifi anche in mezzo al deserto. La prima sosta sarà, dopo appunto 100 km di strada dritta, al lago Neila, che è una laguna, sperando che non ci siano troppi moscerini, che non so, quando siamo lì vi dico cos'è. Non è il nostro caso, però normalmente c'è una regola nel deserto, che se ti trovi in una pista e hai perso la direzione, segui i pali della luce, perché comunque porteranno a una città, a una casa, a un qualcosa che è almeno penso abitato, però è una regola da seguire, non è il nostro caso, noi abbiamo una strada e un palo e quindi quella seguiamo. Stiamo facendo una strada costiera, sono 100 km in costa, siamo sopra una sorta di altipiano, un cinquantina di metri sopra il livello del mare, o meglio dell'oceano. Questa strada fa veramente cagare, la bocca unica. La cosa che in questa parte dobbiamo tenere sotto controllo sono la pressione delle gomme e la temperatura. Non so se vi ricordate nelle puntate precedenti, l'avevo fatto vedere, io ho il TPMS, che è questo strumento qua. Questo strumento ci è molto utile perché tenendo sotto controllo la temperatura delle gomme e la pressione delle gomme riusciamo ad accorgerci prima di un eventuale problema, se è bucato o si sta scaldando troppo la gomma per qualche cosa di particolare. In queste zone qua è molto importante perché la sollecitazione sia termica che eventualmente dei vari buchi, perché la strada è veramente una cacata, potrebbe fare la differenza e non rimanere a piedi. Da qui si vede bene l'attraversamento del fiume e l'autostrada che stanno facendo nuova al lato, e sulla destra la duna di sabbia che si butta nel mare. Ragazzi, la sabbia è una figata, queste dune sono veramente uno spettacolo, è la prima volta per me e per Marina che vediamo queste cose, vediamo la sabbia correre sull'asfalto e Marina già mi ha detto pensa che ci sta entrando tutta dentro, devo pulire. E ha rovinato così una cosa romantica. È romantica perché non passi tu lo scopino. Sì, vabbè, dai. Aila. La strada sarebbe asfaltata, forse. No, fino a qua. Ecco l'ingresso al parco naturale di Knifis. Figlio di Knorr! È quello dei dadi. Andiamo anche noi fuori strada. Ma dove vai? Zona parking c'è scritto, parcheggia dove vuoi. Mi devo nascondere in mezzo alla roccia. C'è un vento della Madonna. Alla Marina come nel mezzo del deserto con la felpa. Vabbè.
Siamo arrivati in questa laguna, il nome è Kennyfish, e siamo venuti qua per vedere un sacco di uccelli, ma mi sa che di uccelli non ne vediamo, almeno io non è che sia molto interessato a vedere uccelli. Io ho visto i gabbiani. Ecco, meno male che ha visto solo i gabbiani. Detto questo, ragazzi, sì, bello, c'è questa scogliera, panorama dall'alto, c'è questa laguna che sicuramente pescano, vicino dei pescatori, tutto bello, bello naturale, sono una figata. Però di uccelli mi frega niente, andiamo. Mi interessa mangiare sardine. Quello è già una cosa buona, perché l'uccello lì non si mangia. Sicuramente c'è il vento, non si sente. Stiamo facendo questa camminata che costerà energie solo per voi per andare giù. E cosa serve non lo so. Già le scale sono faticose, in più ci mettono sopra la sabbia. Ce la mettono e allora. Che è coperta da una duna che ha poi uno sbocco al mare. L'acqua qua di Salmastra è un'acqua molto calma, che è un porticciolo naturale che, come vedete, i pescatori della zona utilizzano per avere un porto sicuro. Comunque loro pescano anche in questa laguna, infatti adesso è appena salito un pescatore che aveva un botto di pesci. In queste acque qua, in questa zona qua, nidificano 4 tipi di specie di uccelli. Uno di questi 4 uccelli è il fenicottero, che tutti conoscono, e se non lo conoscete andate a vedere cos'è un fenicottero. E io non è che posso fare le cose per voi adesso, fino a un certo punto. Diciamo che non c'è molto da vedere se non queste dune e queste rocce che si buttano nel mare, molto sporco. Purtroppo sì, in questa parte qua c'è plastica e rifiuti, però è così. L'idea adesso è di andare a Tarfaya, sono circa 70 km più o meno, e dove lì ci fermeremo per fare la live con voi, quindi speriamo di trovare un segnale anche buono, se no questa sera la live non ci sarà, speriamo di no. Quindi adesso ci mettiamo in marcia, più o meno è l'una, mangeremo probabilmente quando siamo arrivati. So che è una cosa brutta, però per voi si fa anche queste altre. La sabbia sugli scalini. Vorrei far vedere alla gente come ci vedi tu con questi occhiali da Bonovox. Vai, io ci vedo di brutto. Aspetta, guarda. Guardate un po' come vede Mauri il mondo. Avete capito perché sembra sempre embriaco? Io sono felice perché vedo sempre il sole. Bravo. Questo qua è un amplificatore di luce e mi va bene perché quando è tutto grigio o nuvoloso così mi viene un mal di testa incredibile, quindi mi vedo. Ma il mondo vero è così. Abbiamo scoperto cosa sono quelle casette dopo un bel po'. Ce n'è una praticamente ogni 3, 4, 5 km e tutte fra di loro si guardano. Sono sostanzialmente delle case presidiate da militari, adesso non so di che corpo, che guardano la costa. Suppongo che sia un accordo con magari il governo spagnolo per evitare quelli che possono essere sbarchi da qua verso la Spagna, perché le Canarie sono proprio giusto qua davanti e quindi a un 90-100 km di mare potrebbero arrivare in territorio spagnolo e quindi europeo. Ragazzi, finalmente siamo arrivati a Tarfaya, abbiamo fatto un bel viaggio veramente bello,
però si è fatta una certa e c'ho fame. Però Marina mi propone peperoni, fagioli e cipolla. Insalatina. Sì, poi? Pezzo di pane. Poi? Poi andiamo a fare 2 passi. Vabbè, va. Io mangio. Qualcosa mangio, non vi preoccupate. Benvenuto in un nuovo giorno. Abbiamo avuto una serata spettacolare, a parte il vento ci ha shakkerato tutta la notte. Siamo sempre qua, ci siamo svegliati a Tarfaya e ieri sera abbiamo avuto anche un controllo della polizia. Erano più o meno le 11, eravamo lì belli tranquilli, pronti per andare a letto e a un certo punto sento bussare. È già capitato, a volte sono bambini, a volte gente che ti chiede i soldi, magari aspetto un attimo e non faccio finta di nulla. Quando sento bussare la seconda volta, in questo caso apro e vedo il lampeggiato. Dai, sei fatta, a sto giro mi ha preso. Invece poi sono stati gentilissimi, la prima frase che mi ha detto siete benvenuti, avrei bisogno di controllare i vostri documenti. E io gliel'ho dato, tranquilla, ho salutato Marina perché era già sdraiata, quindi da fuori si vede. Mi fa scusi, mi dice no, ci mancherebbe. Dopo 2 minuti hanno controllato e se ne sono andati, ho detto buonanotte. E proprio qua vicino tutta la caserma, circa 50 metri, quindi zona più che tranquilla. Niente, oggi iniziamo una giornata, purtroppo è nuvoloso, quindi noi abbiamo la fortuna di essere nel deserto al fresco e un po' la sfortuna di non vedere il sole, quindi magari le immagini non sono delle migliori. Però detto questo, proseguiamo verso sud. Controllo mattutino, si fa sempre un bel giro attorno, non sia successo qualcosa nella notte, magari ieri. E noto un botto di sabbia. L'idea di fare un giro attorno sembra una cretinata, però alla fine è quella che magari, non so, hai una gomma molle, ti si è staccato qualcosa per la vibrazione, ok, te ne rendi conto prima magari di fare un danno grosso. E poi oggi controlliamo anche l'olio. Abbiamo fatto un po' di chilometri ieri e è giusto dargli una verificatina a freddo e poi a caldo. Ho fatto bene perché a freddo è un po' al minimo. Ho aggiunto acqua ai tergicristalli che l'avevo finita e ci sono questi 2 ragazzine che volevano delle caramelle e gliel'abbiamo date. Abbiamo aggiunto 800 grammi, più o meno 700-800 grammi di olio, 3000 km. C'è quella piccola perdita ancora che cercherò di risolvere, vabbè. Tengo controllato, così faccio più chilometri possibili con l'olio, tanto continuando a cambiarlo è sempre nuovo. Adesso do una lavata esterna e partiamo con questo bellissimo sole. Ragazzi, stanotte ci siamo accotolati, impanati proprio, ragazzi, è una cosa impressionante. Vi faccio vedere, c'è il vento quindi non so se si sente, ma vi faccio vedere l'impanatura dei vetri che ogni mattina devo lavare, ma oggi in maniera particolare. Vedete qua? Tutta la sabbia accumulata nel lato dove non c'è ovviamente vento. Questa è Tarfaya, sembra un posto abbandonato. La sabbia si accumula e fa sembrare tutto deserto. You see? Mohamed. Io? Maurizio. Dici cosa stai facendo? Ho pulito praticamente tutto il camper, i vetri più che altro, perché erano impanati in una notte, c'era la sabbia, ma l'ho fatto vedere nelle immagini prima. Siamo al comune di Tarfaya, volevo dire però una cosa. Il comune di Tarfaya è famoso, fra virgolette, perché? Qui. Adesso Mohamed, Yusuf. Youssef, Yusuf. Youssef, Yusuf. Maurizio. Maurizio. Ciao. Allora, ritorniamo a noi. Siamo qua nel comune di Tarfaya, gli diamo l'importanza per 2 cose principalmente. Uno, perché qua è stato scritto o comunque ha vissuto colui che ha scritto Il Piccolo Principe, questo libro abbastanza famoso. E poi per una cosa molto più importante, orca, aspetta che mi hanno chiamato. Dimmi. Solo arabo parlano.
È famoso anche perché qua è partita la Marcia Verde. La Marcia Verde, vi metterò magari qualche foto adesso mentre ve la spiego, è stata una marcia pacifica, fra virgolette, nel senso che 350.000 persone radunate senza armi hanno iniziato a marciare verso la Spagna per avere l'indipendenza di questa zona, perché era sotto dominio spagnolo. Ovviamente erano scortati da militari, ovviamente inferiori. Questo nel 1975 è successo, quindi è anche comunque una storia abbastanza recente. La particolarità di questo posto è questo. Adesso, se dovessimo guardare, sembra dimenticato da dire, non so se di estate c'è più attività, però vedo delle strutture recettive ma vuote, è tutto vuoto, quindi è una cosa un po' strana, però ha comunque la sua importanza. La particolarità anche che sostanzialmente c'è una linea indefinita, che non è esattamente, è più una linea forse politica, dove inizia da qui il West del Sahara, che è la parte che hanno appunto rivendicato agli spagnoli e non solo. Una parte ancora del Sahara viene rivendicata dai Sahrawi, che sono delle popolazioni nomadi anche. Infatti hanno fatto all'interno un muro che penso sia uno dei più forse lunghi del mondo, ovviamente sono pietre tanto così, non è un vero e proprio muro, proprio per delimitare quest'area. Oltretutto quell'area è molto pericolosa perché è completamente minata. Ancora oggi sconsigliano di andare in fuoristrada, ci sono eventualmente delle escursioni guidate dove hanno già battuto le piste, e non più tardi forse di un mesetto fa una di queste mine comunque è esplosa, poi perché comunque la sabbia si sposta e quindi di conseguenza anche le mine. Quindi noi oggi andiamo a vedere questo muro, no? Noi oggi comunque andiamo verso sud, quindi passeremo il confine. In teoria adesso dovrebbero esserci dei controlli ulteriori da parte della polizia, dove ti prendono nome e cognome e ti chiedono questa cosiddetta fiche de police, che non è nient'altro che i tuoi dati più forse un numero di ingresso che abbiamo, vabbè. Questo perché? Perché loro tengono traccia a ogni posto di blocco del tuo spostamento per sapere se sei in mezzo o se sei sparito, o se sei saltato, o se sei saltato in aria. Va bene, partiamo e andiamo sulla strada principale senza uscire. Esatto, speriamo, questo sicuro, ma speriamo anche di incontrare il sole, ma oggi la vedo un po' difficile. Andiamo. Au revoir, mon ami. Ragazzi, oggi andiamo a visitare un paio di scogliere qua in zona, poi entriamo nell'interno e ci dirigiamo a Huelmim. Tanto Mauri non ne saprà i nomi delle città. C'hanno una gobba sola. O sono juventini. Minchia che figata, stiamo entrando nel deserto, come cazzo si dice? Nel deserto desertificato. Oh, minchia, stiamo entrando nel deserto desertificato. Questa te la fai dietro le quinte. Siamo arrivati a Tantam. Vabbè, insomma, stiamo andando sempre verso sud. Perché siamo venuti qua? Per mangiare le sardine questa sera. Ho visto un ristorante arrivando qua vicino. Tutti friggono. Mi fermo. Altro dubbio era per il clima. Il clima. Il problema oggi nel mondo. Cazzo devo spiegare se non mi dici che cosa vuoi che dica? Anch'io vedo i miraggi, ho visto passare da Claudio Schiffer 2 secondi fa. Era lì che vendeva le nocciole.